Ciao a tutti, bentornati sul canale, benvenuti in un nuovo video. Amiche di unghie vecchie e nuove, grazie intanto a tutte le nuove iscrizioni, vi ringrazio molto per essere qui. E qui è il refill al video precedente, insomma questi video sono riuscita a caricarli molto vicini l'uno all'altro e qui era appunto quel ritocco maculato. Mi sto dando alle nail art, ragazze, incredibile ma vero. Allora, vado ad abbassare abbastanza il vecchio prodotto. Questo è acrilico, il refill precedente appunto era in acrilico, continuerà ad essere in acrilico. Dunque sto utilizzando una punta di grana extra coarse. Una ragazza mi ha scritto sotto a un video che appunto trova un po' di difficoltà in fase di refill, in quanto acrilico, essendo molto più duro rispetto al gel e al polygel, per andare a fare i refill come li facciamo noi, perché abbassiamo molto del vecchio prodotto, chiaramente con una punta grana media per esempio, mentre con un gel vai anche molto tranquilla, con l'acrilico con una grana media fai abbastanza fatica. E quindi adesso vi sto dicendo questa cosa perché appunto anche io quando utilizzo gel o polygel, quando vado a refilare prendo una media. E invece poi adesso, come in questo caso, utilizzo una extra coarse perché ci vuole per fare prima. Non è che possiamo metterci 20 minuti di più per fare un refill in acrilico solo perché la punta giustamente ha una grana più sottile e non riesce ad andare più in profondità. Quindi ecco, io mi trovo molto molto bene. Anche io inizialmente ho avuto un attimo di difficoltà, ho dovuto, come dire, rimettere un attimo una nuova routine quando ho introdotto il sistema acrilico, ma ecco, alla fine insomma ci sono arrivata. Va bene, allora con il Sanding Bands vado a preparare l'unghia naturale e abbassare un pochettino ancora di più il prodotto nella zona della ricrescita. I Sanding Bands saranno disponibili su Beauty Space Nails. Se quando carico il video sono già online vi metto subito i link. Scusate, mi sto strozzando. E se non sono ancora online, appena lo saranno, nel primo commento vi metto subito i link disponibili dei Sanding Bands. Ci saranno varie grane e quindi vari grit e quindi ci sarà una bella scelta. Va bene, su questa signora a volte utilizzo anche la punta diamante per andarmi ad aprire un pochino i valli laterali, a volte sì, a volte no, perché comunque ha una pelle e non ha molte cuticole. Questa volta invece mi è tornata con un po' più di ispessimenti, perché purtroppo ha un problema che credo che sia dovuto allo stress, che appunto gli si creano un po' di ispessimenti della pelle, gli vengono delle bolle che poi si rompono. Vabbè, non è una cosa molto bella, però è andata anche così, vi racconto così un attimo, facciamo due chiacchiere. È andata anche dal dermatologo. Io non so perché quando tante volte vai dai professionisti non riescono a risolverti i problemi e poi vengono. Io un giorno gli dissi: guarda, a me mi sembra molto strana questa cosa. Avevo un campioncino di olio di Neem, non so se conoscete l'olio di Neem, è scritto Neem. Beh, secondo me questo olio essenziale dovrebbero averlo tutti in casa perché serve a tantissime cose. Avevo un campioncino di questo olio, gliel'ho regalato e lei quando mi è tornata aveva le mani pulite, era un'altra persona. Cioè, io dico, un professionista non riesce a capire che problema ha una persona, arrivo io che non so niente, perché io non ho studiato, io non so niente, e gli risolvo il problema. Vabbè, comunque, detto questo, con la punta diamante mi sono andata ad aprire e a consumare un pochino di questi ispessimenti che le si sono creati ultimamente. E quindi va bene. In questo caso ho utilizzato la diamante. Tante volte con lei neanche la uso perché comunque la sua pelle non produce molta cuticola, come dire.
Ok, ho tolto tutta la polvere che aveva giustamente sulle mani e intorno alle unghie e deidratato, ho pulito con il cleaner, quindi mi fa anche abbastanza da deidratante, e poi sono andata con Ultra Bond Primer. E ok, adesso invece sto andando a ribilanciare un po' la struttura. Come dicevo nel video precedente, che è molto fresco, quindi magari ve lo ricordate e vi dico le stesse cose, con questa signora non mi vado ad aggiustare. Ne ho due, che poi tra l'altro sono due amiche sono due amiche che hanno le stesse unghie, incredibile. Con lei e con quell'altra non vado molto a darmi subito la forma nuova, perché mi piace allargare leggermente queste unghie, che tendono a crescere verso il basso e tendono ad essere senza laterali. Quindi faccio questa cosa. Acrilico che sto utilizzando, scusate se vi dico sempre le stesse cose, ma bene o male anche le domande che mi fate sotto, se ci sono persone nuove, insomma un pochino sono sempre le stesse, e quindi anche le risposte sono sempre le stesse. Il pennello che sto utilizzando è un Kolinsky numero 10 di BSN, di Beauty Space Nails. Lo trovate ovviamente sul sito, come tutta la linea acrilico la trovate sul sito. Ci sono anche tanti colori, polveri colorate acriliche, e più avanti appunto adesso vedremo come utilizzare in un altro modo queste polveri acriliche colorate. Ve l'ho già fatto vedere un video, abbiamo fatto anche una diretta su Cric e Croc. Quella diretta la ricaricherò qui, non so se prima o dopo di questo video, adesso non so niente, parlo a vanvera. E quindi se volete intraprendere questa avventura dell'acrilico, sappiate che su Beauty Space Nails c'è tutto, e soprattutto ci sono tantissimi colori di cover. Questa cosa che abbiamo, diciamo, studiato insieme con BSN per avere vari colori di cover, perché in Italia non si trovano. In Italia c'è 1, 2 massimo colori di cover, tra l'altro sono anche arancioni, e quindi ci siamo impegnati per avere una bella linea completa di acrilico. Ci sono anche due monomero, un monomero fast dry, che è quello che sto ancora utilizzando perché ancora non è venuto il caldo, e c'è il monomero normal dry, quindi uno ad asciugatura più veloce ed uno ad asciugatura normale. Che dire, acrilico, se volete imparare qualcosa, approcciarvi a questo sistema, siete nel canale giusto, perché mi piace tantissimo. Sono 2 anni e qualcosa, adesso non ricordo molto bene, che ho rintrapreso per bene questa strada. Ho trovato anche io le persone giuste con le quali formarmi, ho imparato tante cose che prima non sapevo, e quindi, come per tutte le cose, se trovi la persona giusta che ti insegna le cose giuste, è tutto meglio, è tutto più migliore, no? Quindi ok, sono qui a fare appunto questo refill. Dunque, nel video precedente vi avevo chiesto se vi piacesse vedere l'applicazione a velocità normale, e la maggior parte delle ragazze che mi hanno risposto mi hanno detto di sì, anche se ancora non utilizzano acrilico, e questo mi fa molto piacere sentirlo, perché la fame viene mangiando, come posso dire. È chiaro che la prima volta che vedi una cosa magari non ti interessa, poi la vedi, la rivedi, piano piano comincia ad interessarti. Questo mi fa molto piacere. Quindi anche in questo video lascio a velocità normale. Sto andando a fare appunto una struttura completamente in cover, perché poi andiamo a fare un baby color in superficie, che assolutamente, voi sapete che io amo fare i baby color, baby boomer con acrilico, perché le sfumature che vengono con acrilico sono molto più facili e anche molto belle, però
E anche io, se posso trovare sul tavolo, nelle unghie di tutti i giorni, se posso trovare un sistema rapido per avere un risultato ottimo, perché no? Insomma, sono d'accordo con voi e con tutti che insomma il tempo è denaro e quindi praticamente questo sistema, ragazze, è la vita. Ho visto, non ho inventato niente, non mi sono inventata niente, ho visto un vietnamita fare questa cosa, un unico tecnico, un ragazzo vietnamita fare questa cosa e ce l'avevo nel cervello che mi frullava, l'ho visto già un po' di tempo fa, poi non so perché non ci ho più provato e invece questo giorno mi è venuto in mente di fare questa cosa e l'ho fatta ed è, oh, raga, è fantastico. Comunque, qui faccio le cose di sempre e mi piacerebbe, vabbè, mi piacerebbe, no, non dico niente. Vado sigillo, bene, mi raccomando, la cosa importante è il controllo del prodotto e lo si ottiene intanto conoscendo i prodotti che stai utilizzando. Devi fare delle prove per capire la velocità di polimerizzazione che ha la tua polvere, il tuo monomero, quello che stai usando nel momento in cui li unisci e ricordatevi che in genere ci mette all'incirca 60 secondi per cominciare ad essere duro per non poterlo più lavorare, quindi vedete io quanto ancora lo sto lavorando. Tutto questo può variare in base appunto alla temperatura che avete intorno, alla temperatura ambientale e al tipo di monomero che state utilizzando, a volte anche dalle polveri, perché ci sono anche le polveri ad asciugatura veloce, quindi bisogna imparare a conoscere il prodotto. Diciamo che una polvere ad asciugatura veloce non lo è a meno che non c'è scritto sulla confezione. Allora, qui ho saltato tutta la parte della limatura perché ci andiamo a immergere in questo sistema. Mi vedete con il mignolo l'ho già fatto perché è stata la prima prova. Che cosa faccio? Ho limato, la struttura è pronta come per essere colorata e adesso qui sto andando ad usare un sigillante matte no wipe, cioè quelli senza dispersione o strato di inibizione. Credo che dovrò imparare a dire questa cosa ma non ci riesco ancora. Perché uno no wipe? Perché quelli no wipe la maggior parte lasciano questo, se voi lo toccate, lasciano questa sensazione un po' di vellutino, di soft touch. E quindi che cosa fa questo fatto di essere un po' vellutino? Rende la superficie un pochino porosa, appiccicosa tra virgolette, perché poi non è appiccicosa per noi, per quando la tocchiamo, ma è appiccicosa per la polvere. Cioè questa polvere acrilica quando lo andiamo a mettere è come se si incastrasse in questi... il vellutino c'ha come dei peletti, no? Cioè, non so bene come spiegarmi, ma penso che mi starete comprendendo. Quindi praticamente qui mi è venuto in mente di farlo solo da metà unghia, diciamo da metà unghia verso la punta, perché comunque non voglio aggiungere spessore su tutta la superficie dell'unghia. Tra l'altro lo sto mettendo anche molto tirato proprio per creare meno volume possibile. Lo mando in lampada 60 secondi, quello che c'è scritto che è la sua polimerizzazione completa, e poi vado a prendere un pennello. Questo è un pennello da make up da sfumatura, di quelli morbidi, però poi ho deciso anche di usarne anche un altro, perché questo morbido giustamente serve per fare le sfumature e quindi per mettere poco prodotto, cioè per mettere il prodotto ma per poi sfumarlo. Invece io voglio che sulla punta il prodotto mi sia bello concentrato e ho deciso di usare quest'altro pennello. Poi nel frattempo ne ho preso anche un altro, però adesso vi spiego quello che sto facendo qua. E quindi semplicemente il sigillante no wipe è praticamente pronto, no? Cioè tu una volta che esci dalla lampada non devi fare altro. E quindi io qua sopra ci sto andando a massaggiare, a spolverare questa polvere che è abbastanza forte. Dovete tenere in considerazione una cosa, che più
la polvere è chiara, che ti posso dire, un celeste chiaro, un Tiffany, come poi ho fatto le prove su me stessa, diventa molto chiaro, molto tenue l'effetto. Anche con il bianco ci abbiamo provato, viene molto tenue, però con il bianco adesso sto già pensando a un'altra cosa e vediamo di riuscire a farlo anche con il bianco. Quindi vedete, qui ho lasciato tutto a velocità normale, proprio tutto quello che ho fatto in quel momento. E un'altra cosa che ho imparato è che usando invece un colore scuro come un blu, con il quale ho fatto una diretta su Cric e Croc, poi magari anche quella ve la caricherò qua, se uso un colore molto scuro invece mi vado a mettere il sigillante su tutta la superficie, perché andando poi a massaggiare, a spolverare eccetera, se mi rimane una riga, mi rimane la riga del colore, in poche parole. Ve lo farò vedere anche questo, perché ho fatto un video anche con questo. Quindi praticamente una mano fatta, e adesso vado a fare quell'altra. Vado a fare quell'altra e poi ovviamente devo andare a chiudere però tutto questo. Se volessi farlo matte andrei di nuovo con il sigillante matte, però noi lo vogliamo lucido e quindi dopo andrò a sigillare con il mio sigillante di sempre. Quindi vedete qui nella parte dove voglio la sfumatura semplicemente vai a sfumare con il pennello, niente di difficile. Veramente già alcune ragazze mi hanno scritto che l'hanno provato, è bellissimo questo sistema. Dunque questo sistema si può fare anche con gli ombretti per il make up. Bisogna fare delle prove però, perché vi devo dire che avevo fatto una prova con un ombretto, era giallo, un giallo abbastanza scuro, e praticamente non si era attaccato. Avevo utilizzato comunque sempre il sigillante matte eccetera eccetera, non si era attaccato. Quindi sì, secondo me si può fare, però bisogna beccare l'ombretto giusto. E quindi niente, ecco, anche con i pigmenti sciolti secondo me si può fare questa cosa. Il pigmento, giustamente essendo pigmento puro, forse potrebbe risultare un pochino più difficile da sfumare. Mi viene da pensare, non ci ho provato, però magari se lo mischiate con una polvere acrilica clear lo abbassate un pochino l'intensità del pigmento. Qui vedete mi era venuta la riga un po' troppo netta nella sfumatura e sono andata con il dito a creare ancora un po' di più questa sfumatura. Va bene, è bellissimo. Tutte con queste sfumature adesso vedrete che vi cambierà la vita. Vi dicevo prima che su Beauty Space Nails ci sono tantissime polveri acriliche colorate. Questa che sto utilizzando si chiama Bright Pink, una cosa del genere. Comunque è un fluo bellissimo. E poi adesso sto andando a mettere delle decorazioni con il gel colla. Quindi dopo alla fine andrò a sigillare tutto quanto. Metto questi fiorellini, il gel colla è quello di Michelle Nails che io metto nel barattolo perché mi trovo molto più comoda a prenderlo dal barattolo piuttosto che dal tubo, e anche questi fiorellini di plastica li ho presi su Michelle Nails. Insomma, li attacco in questo modo, ormai mi avete visto tantissime volte, vedete pure sulla mia mano destra c'ho dei fiorellini. Metto poi delle pietrine, degli strass, anche questi fluorescenti che praticamente ho usato pochissimo, ma quando ho visto il fluo dico no, mettiamo queste che ci stanno bene. Praticamente è già estate per questa signora, è fantastica sta signora, e quindi niente, va bene, faccio questa cosa, mando in lampada e poi di nuovo con un puntino di gel colla vado ad attaccare le microperle dentro al fiorellino per simulare il pistillo. E ok, fatto questo sigillo tutto quanto e abbiamo finito. Praticamente ci ho messo più tempo ad attaccare i fiorellini, la nail art, strass, quello quell'altro, che per fare tutte e 10 le dita con la sfumatura. Cioè, rendiamoci conto, possiamo fare delle sfumature in un nanosecondo, però ragazze fate le furbe,
non le regalate queste cose. Cioè, il fatto di metterci meno tempo non vuol dire che tu, siccome ci metti meno tempo, allora adesso questo non me lo fai pagare. No, ragazze, fatevele pagare le cose. Ci metti meno tempo, c'è la tua bravura, c'è il tuo ingegno in mezzo. Non regalate più il nostro mestiere. Siamo arrivati a dei livelli allucinanti, veramente peggio che mai. Il periodo storico è quello che è, l'economia del paese è quella che è e sono d'accordo, però insomma anche un po' di dignità ogni tanto mettiamocela. Va bene, finisco di fare questa cosa, sigillo, e abbiamo finito. Allora, eccomi qui, sto sigillando e qualche ragazza durante la diretta appunto che ho fatto mi chiedeva se poi andandoci a passare il sigillante non venisse via tutta la sfumatura. No, non viene via, non viene via. Io credo che sia appunto per questo motivo che appunto il sigillante matte no wipe lascia questo strato di vellutello, non so, lascia proprio un effetto vellutello, e appunto la polvere si incastra là dentro e poi non viene via. Probabilmente se non lo sigilliamo sicuramente viene via lavandoci le mani o 1, 2, 3, 100 volte, alla fine viene via, però sigillato assolutamente no. Io ce l'ho sulle mie unghie da 4 giorni e sta tutto perfettamente qua, tutto perfettamente attaccato, quindi è bellissimo sto sistema. Mi raccomando, fatemi sapere se lo provate, venite a scrivermi qua sotto, fatemelo sapere ovunque, venite a seguirmi sui miei social e taggatemi. E questo è il risultato finale. Io sono stata felicissima, anche lei incredula della bellezza e della rapidità di come è venuto il risultato finale, e quindi niente. Iscrivetevi al canale se vi piace quello che faccio, regalatemi un bel like e mettiamo sotto qualcosa di rosa fosforescente, non lo so, una caramella. Un bacio grande grande, ci vediamo in giro per i social e ciao!